Buongiorno amici di Ortobio. Ormai sono passati un po' di anni da quando abbiamo iniziato il nostro progetto e oggi, tornando indietro, alcune cose le rifarei ed altre no. Rifarei sicuramente tutti gli esperimenti, da quelli più ambiziosi, spesso deludenti, a quelli più semplici, che umilmente ci hanno dato da mangiare. Nell'orto abbiamo provato di tutto e di più. Oggi stiamo tornando alle origini, a quei sistemi che ci hanno dato subito grandi soddisfazioni e poi, lasciati per le mode di turno, non sono stati mai superati. Una ventina di anni fa, quando mi recavo al lavoro, passavo davanti a un concessionario di piccole macchine agricole e il mio sogno era comprarmi un motocoltivatore. Un giorno mi sono fermato e ho deciso di fare il grande passo. Ero indeciso se comprare un Goldoni Special Lux 140, magnifico, o un Goldoni Serie 1, più piccolo e meno costoso. Non ho avuto il coraggio di comprare il primo e me ne sono pentito. Eccolo qua, il mitico Goldoni Serie 1, 20 anni di onorata carriera. Era fermo da parecchi anni perché non partiva e ho smontato le valvole. Qui ci sono delle valvole che, smontando questo carterino, a volte si avvicinano troppo e quindi con uno spessimetro ho regolato lo spessore e è partita al primo colpo. Questo motocoltivatore in realtà è comodissimo perché si può passare tra le file ed eliminare tutte le erbe che possono creare problemi alle piante. Nemmeno in 10 minuti si pulisce tutto l'orto e si dà la possibilità alle piante di svilupparsi bene senza competizione con le erbe infestanti. Questo è il sistema che avevamo utilizzato agli inizi e devo dire che ha dato sempre buoni risultati, la produzione è ottima e stiamo rispolverando questi vecchi sistemi perché alla fin fine sono quelli che funzionano meglio. Altro importantissimo obiettivo che ci siamo posti è stato quello di produrre la nostra energia e vivere off grid. Abbiamo provato a produrci il gas e mi ricordo il giorno che con un accendino ho acceso per la prima volta la fiamma blu, ho provato un'emozione che non mi dimenticherò mai. Ci eravamo finalmente riusciti. Avevamo prodotto il nostro gas, un biogas a costo zero. Ma a parte l'enorme soddisfazione e il divertimento, ci siamo purtroppo dovuti arrendere alla insormontabile scomodità di produrre la nostra energia con i liquami del maiale e così ci siamo diretti d'impeto sul fotovoltaico. Amici di Ortobio, oggi vi faccio vedere come si fa un semenzaio in pochi minuti. La prima cosa da fare è fare dei buchi dappertutto in modo che l'acqua non ristagni. Poi si deve tagliare e bisogna lasciare circa 7 cm dal bordo in modo che il terriccio non fuoriesca. Allora, si scompatta il terreno e questo terriccio in eccesso lo dobbiamo mettere nel passino e lo passiamo. Questo servirà poi per coprire i semini dopo che li abbiamo seminati. Poi per compattare il letto di semina prendiamo un po' di terriccio fine e lo mettiamo sopra. Allora, seminiamo due tipi di pomodoro, un San Marzano e un cuore di bue. Dividiamo il
sacchetto in 2 parti e iniziamo a seminare. Allora, i semini non devono essere tantissimi, che altrimenti poi vengono troppe piantine ed è difficile dopo togliere per trapiantarle, quindi penso che già una 50 di semi vanno più che bene. Mettiamo il cuore di bue, stessa cosa, penso che in tutto saranno circa 100 piantine. Una volta seminato si riprende il terreno fine e si coprono i semini. Passati circa 15 giorni sono già spuntate le piantine e adesso le trapiantiamo nelle vaschette preformate. Queste sono delle piantine che abbiamo trapiantato diciamo un po' di tempo fa. Il pollaio è fondamentale per l'autosufficienza alimentare. Credo che sia stata la seconda cosa che abbiamo realizzato dopo l'orto. È una fabbrica di deliziose proteine. Le uova del pollaio di casa non si battono, vincono a mani basse su qualsiasi alimento che potete acquistare. Sono deliziose e a quanto pare sono un super alimento, super salutare. Noi ne avremmo costruite almeno 4 o 5 prima di arrivare a Fort Knox, un pollaio a prova di predatore che finora funziona alla grande. Buongiorno amici di Ortobio, oggi è sabato 15 di marzo, sono le 8:30 e vedete qua c'è un'immagine che lampeggia. Questa immagine che cos'è? È la fine di un'epoca, ci siamo staccati dal gestore dell'energia elettrica. Il risparmio sulla bolletta si è moltiplicato quando abbiamo comprato l'auto elettrica. I kilowatt prodotti sono gratuiti e facendo il pieno alla nostra auto non abbiamo speso più nemmeno un centesimo di carburante, tagliando annuo a 110 euro, niente bollo e zero spese di manutenzione. Che se ne dica, io ringrazio il giorno che abbiamo deciso di comprarla, poi voi fate come vi pare, ma guidare gratis che ve lo dica a fa, è magico. Di alberi da frutta ne abbiamo piantati circa un centinaio, eppure quelli spingono verso il mega risparmio. Mele, pere, albicocche, pesche, e chi più ne ha più ne metta. Ultimamente stiamo piantando altre piante di ulivo. L'obiettivo è quello di produrci il nostro magnifico olio extravergine di oliva. Ridendo e scherzando abbiamo trascorso più di 20 anni adottando uno stile di vita che punta alla sufficienza. E se andiamo a cercare le cose che non rifarei, in realtà non ce ne sono, perché io farei esattamente tutto quello che ho fatto. Questa ricerca dell'essenziale ci ha portato a smantellare dei miti, i miti del progresso tecnologico, algoritmico e del consumismo sfrenato. Abbiamo ridotto il superfluo e abbiamo ascoltato il ritmo della natura, non abbiamo corso, non abbiamo straconsumato, non abbiamo obbedito, abbiamo disertato la corsa al progresso performativo. Siamo convinti che non siamo venuti al mondo per sviluppare un'economia esasperata, ma per vivere felici. Per noi essere ricchi non è avere molto, ma avere poco bisogno. Se vuoi essere libero di essere sobrio nei consumi. Lo diceva Pepe Mujica, un personaggio incredibile, presidente dell'Uruguay. Diceva: cammino a testa alta non povero, ma sobrio, come scelta di libertà interiore.